Noi dobbiamo andare a sinistra, Faixa 1, ovvero di qua. Questa è l'aduana, quindi andiamo a lasciare il tip. Primo passaggio fatto, tip annullato. Ora diretti alla frontiera dell'Argentina, come sempre. Ora siamo nel pezzo di terra di nessuno e la frontiera argentina dovrebbe essere qua vicino. Sono le 8:40 di mattina, come potete vedere tutto in costruzione, tutto in cambiamento, perché da queste parti il turismo non scherza. Ovviamente grazie alle immense e bellissime cascate di Iguazú. Adesso infatti passeremo sopra il ponte del fiume Iguazú, che segna il confine tra il Brasile e l'Argentina. Centro di frontiera Iguazú, da capire dove dobbiamo andare, forse 1-2, perché di là si va per andare alle cascate in giornata per poi uscire, solo che qua dobbiamo trovare un posto per parcheggiare come sempre e fare l'immigrazione. E adesso voi dal divano di casa non ve ne rendete conto, c'è una fila pazzesca, un caldo e un'umidità allucinante, quindi comodi, non vi muovete, prendete una birra, aspettate che entriamo. Sei? Altro banale consiglio, nelle frontiere come queste dove il traffico è tanto in quanto c'è molto turismo per via delle cascate, venire il prima possibile, perché penso che fra un paio d'ore qua la fila sarà minimo di 2-3 km. E comunque la Tenerona fa la sua porca figura, tutte le persone che passano dagli 80 ai 5 anni, barra forse anche 3 anni, si fissano a guardarla. Ho acceso la camera ora, purtroppo avete perso una rissa in corso perché sono arrivati 2 motociclisti brasiliani, si sono affiancati e ovviamente le auto dietro hanno protestato. Il problema qual è? Che è scesa la persona dietro, se l'ha presa con me perché mi ha detto che sono maleducato in quanto loro due erano miei amici, quando ovviamente noi siamo italiani e loro brasiliani. Alla fine loro sono tornati un po' indietro per evitare ogni tipo di discussioni, quindi bisogna rispettare le file anche in moto. In spagnolo. ¿Dónde va a Moconá? C'è una piccola rissa in corso, come potete sentire. Con il permesso acá della moto? Ahí adelante, sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Con il permesso per la moto acá? Ponenlo en el medio. Acá. Ah. Vamos. Ed ora lo possiamo dire tranquillamente, bienvenidos a Argentina de nuevo. Siamo al di là del giardino, come diceva quel film. Abbiamo salutato lo stato del Paraná, Brasil, e siamo a Puerto Iguazú, la località di frontiera argentina. Ci siamo lasciati alle spalle la tripla frontera, Brasil con Foz do Iguazú, Paraguay con Ciudad del Este e Argentina, dove siamo finiti? Con Puerto Iguazú. Ci avvertono ripetutamente di radar. Entonces, cuidado. Bellissima la scritta sull'autobus. Cuidado, hai una vita por delante. Fate attenzione, rallentate perché c'è una vita davanti al vostro mezzo, e cioè quella animale. Come ci avevano indicato Angelita e Fernando, la terra de Nenguem, cioè la terra di nessuno, un luogo piuttosto complicato che ha visto nei decenni passati una massiccia immigrazione da parte della zona medio orientale.
perché non ci sono così tanti controlli e questo ha portato nel tempo allo sviluppo di attività poco chiare. Aveva circa una cinquantina di rotoli di carta igienica, non deve mancare mai. Scherzi a parte, guardate l'ambiente intorno, sono circa 20 km che siamo entrati nella provincia di Misiones, una vegetazione lussureggiante pazzesca, abitazioni nada. Controllo Gendarmeria Nazionale. Quanti baracchini con i bimbi piccoli, i bimbi che giocano sotto i baracchini. Sicuramente la loro abitazione è dietro, realtà totalmente differenti. Primo rifornimento di benzina in Argentina. Allora, qua la situazione inizia a essere preoccupante non per il prezzo della benzina, ma per la temperatura, perché mano a mano che si scende e che soprattutto si va verso la Pampa, la situazione sarà sempre peggio. Già in questo momento ci sono 34 gradi con un'umidità che forse rasenta il 99%. Guardate la faccia sconvolta! È durissima. Urge caffè per tirare su un po' di forze fisiche. Ieri abbiamo preso delle pastiglie che sono dei sali minerali da sciogliere nell'acqua, quindi da questo punto fino a Capaciate bisogna in qualche maniera trovare la soluzione per integrarsi. La Tenerona l'abbiamo integrata. Per i più curiosi, il prezzo della benzina in Argentina, ora che siamo primi di febbraio, parliamo di 1200 pesos la normale e 1500 la mejor, ovvero quella con più ottani. Siamo in un distributore Shell, tra i più cari qua in Argentina. Comunque €1 la normale, circa €1,2 qualcosa la migliore. Per arrivare alle Ande parliamo di circa 1500 km di tutta pianura, quindi metteremo sotto stress le gomme, ma non tanto la posteriore che ha un tassello pieno al centro, bensì la super ignorante anteriore, e considerate che faremo circa 1000 km ad oltre 45 gradi todo asfalto. Altro test interessantissimo che mi avete chiesto in tanti, oltre alla protezione per la pioggia, capire con il caldo quasi sahariano come si comportano questi completi. Onestamente ne sono curioso anch'io, ma già una piccola idea me l'ho fatta. Vediamo se al centro della Pampa questa idea cambia oppure rimane la stessa. È tornata Sara con l'acqua. I caffè con leche, in media luna, in fattura con crema, hai todo. E abbiamo detto tante volte che in Argentina ci sentiamo un po' a casa, ma dopo essere stati circa 60 giorni in Brasile stiamo cambiando leggermente idea, ma per questo ne parliamo in una diretta. No, la verità è che non stiamo cambiando idea. In Argentina ci sentiamo comunque sempre a casa, però il Brasile ha più punti in comune con l'Europa, anche nella comida. Entonces, a un maiale la comida interessa mucho. E oramai mi conoscete bene, perché quando si parla di maiale, di chi si parla? Sempre di me. Esta es media luna, caldissima, erano appena fatte e lì dentro al bar, al chiosco, c'era un odore di pane meraviglioso. Bienvenidos a Argentina. Non vi preoccupate, la prossima volta entro io e compro 1 chilo di ghianda. Ripartiti ora, vamos ad addentrarci nella provincia di Misiones. Anche qua il colore rosso della terra intorno come nel Pantanale, ma in fondo alla rotonda guardate la dimensione della bandiera dell'Argentina. L'orgoglio di questo popolo che sventola nella sua prima provincia dopo il Brasile, che deve il suo nome al numero delle missioni che sono state presenti nel corso della storia. Corsia preferenziale sempre più stretta, ma ci passiamo. Indice di pericolo di incendio oggi rosso, quindi pericolo massimo. E dopo tanto peregrinare, guardate dove siamo finiti. Siamo a Monte Carlo, Il centro del paradiso. però quello argentino. Comunque Monte Carlo sono circa 5 case senza un distributore di benzina. Poi guardiamo al satellite quanto è grande. Qui ci troviamo sulla ruta 12, la strada che costeggia il Paraguay, ma come vedete al navigatore dobbiamo svoltare a sinistra per andare perpendicolari al Brasile, in un luogo che sono convinto in pochissimi conosceranno. Poi scrivete nei commenti se mi sbagliavo. Quindi lasciamo la strada principale, la 12, per andare a sinistra. Ford Ranger caricata a dovere. Municipalidad El Alcázar. Che posti, che posti.
Abbiamo fatto quasi 100 km, quindi stop per un po' di sali e un po' di liquidi. Veloce condivisione molto interessante. Temperatura della gomma dietro, temperatura della gomma avanti. Penso che nella Pampa supereremo i 50. Come stai? È dura. Supplemento alimentare Elidra, tutta roba seria qua, non scherziamo. Industria brasileira, perché l'abbiamo comprati ieri in Brasile. Restando all'industria brasiliana, vedendo i culi che hanno qua, secondo me è roba buona. No a paoe. Ora drogati ripartiamo perché abbiamo solo 1 ora e 34 minuti, 117 km. Dai che li facciamo tutti in un colpo nonostante la temperatura altissima. Renault 19 Chamad, chi se la ricorda? Ecco il Ranger che avevamo incontrato prima, bello carico, tranquillità pazzesca. E comunque la Renault Chamad me la ricordo anch'io perché era l'unica auto che abbiamo incrociato il giorno che siamo caduti e aveva qualche gomma a terra, ma all'interno c'erano due ragazzi e se la ridevano tranquilli. E comunque questa deviazione è stata molto azzeccata perché il traffico è sparito, i controlli con l'autovelox non ci sono più, l'asfalto è messo bene, tantissime curve in un'ambientazione veramente super. Ci sono queste coltivazioni strane che stiamo incontrando da un po'. Sappiamo che questa è la maggior zona produttrice del mate. Da questa angolazione sembra quasi una strada costiera. Siamo arrivati a El Soberbio, la nostra destinazione. Ma soprattutto vedete questo rio? Siamo nuovamente al confine con il Brasile. La chiesa comunitaria non manca mai e noi continuiamo in discesa perché appunto il rio è là in fondo. Ah, addirittura qua si potrebbe prendere la barca per andare in Brasile. Infatti là vedo una rampa, vedi? Perché il confine si trova proprio in mezzo al fiume. Arriviamo alla fine della via perché la nostra struttura si trova qua in fondo. Dovrebbe essere questa. Andiamo alla reception. Moto parcheggiata e coperta perché qua in struttura non abbiamo un garage e il sole è fortissimo, quindi assolutamente ci dobbiamo prendere cura della moto perché deve resistere per molti anni e per molti chilometri. In arrivo anche Sara la Tappi. Ora 1,3 km per raggiungere la fermata dell'autobus. Vamos! Che sotto a questo sole vi posso garantire che è una bella sfacchinata. Tra l'altro con uno zaino super carico perché abbiamo tutta l'attrezzatura di elettronica. Sono le 10:30 di mattina e questa è la situazione. Buongiorno. È il terminal de Omnibus, si trova a circa 800 metri dalla nostra struttura, ma la soluzione che abbiamo adottato per raggiungere una cosa che vi mostreremo a breve si trova dall'altra parte della città. Nel frattempo vi mostriamo un open space nel vero senso della parola, arrivati all'avenida Rivadavia, ovvero una delle route principali, o meglio route principales. Qua ci sono un po' di bancarelle perché la sera si festeggia mucho. Strada che taglia l'altra via principale dove troviamo l'unico semaforo del paese. Volevo condividere questa informazione perché è molto interessante. La via principale che taglia ogni pueblito e ogni città argentina, ovvero l'avenida San Martín, qua dove abbiamo fatto spesa ieri. Poi ci sarebbe anche la despensa Alicia, ma ora bando alle ciance, diretti a Regional Moconá. Ricordatevi questo nome. Nel frattempo guardate qua la ruta di colore rosso e dopo 20 minuti esatti, belli luridi, arrivati al punto di incontro. Ma ora vi andiamo a spiegare il motivo perché siamo arrivati fino a qua. Stiamo andando a visitare un posto unico al mondo. Abbiamo chiesto alla struttura dove alloggiamo la possibilità di acquistare un'escursione al parco, ma per il trasferimento privato e una guida in lingua spagnola il costo dell'escursione sarebbe salito a 140 euro cada uno. Con Sara la Tappi ci siamo detti facciamo tutto da soli. Quindi acquistato biglietto dell'autobus El Soberbio Moconá proprio in questa struttura al costo di 10.000 pesos cada uno, praticamente 8 euro con il cambio attuale. Così facendo il primo step, ovvero raggiungere il parco, l'abbiamo messo da parte.
Adesso esperamos e vamos per il punto numero 2, ma da quanto abbiamo letto dovrebbe essere tutto molto semplice. Oggi siamo sabato, l'autobus che stiamo aspettando proprio qua ferma il venerdì, il sabato e la domenica perché proviene direttamente da Iguazú. Come seconda opzione avete un altro autobus che parte direttamente dal terminal di El Soberbio. In quel caso parte tutti i giorni alle 7:45 di mattina, direzione Moconá, ma quello che stiamo aspettando ha 3 orari per il ritorno, mentre quello che parte da El Soberbio ha un solo orario e parliamo delle 5 di pomeriggio. Intanto che aspettiamo condividiamo una tipica gomeria argentina, super efficiente, veloce aggiornamento. L'autobus doveva arrivare tra le 11:30 e mezzogiorno, guardate l'ora, e come ci hanno detto qua gli orari sono un po' approssimativi. Benvenuti in Argentina. Allora sono le 12:33 e alla fine la titolare ha chiamato lo chauffeur, ovvero l'autista dell'autobus che doveva passare qua, e udite udite, l'autista stava aspettando al centro di Soberbio perché nel sistema computerizzato non aveva nessuno qua ad aspettare, nel senso che l'autista non vedeva i biglietti emessi qua ieri. Meglio che non commento. In teoria dovrebbe arrivare a minuti, ma il problema ora qual è? È che abbiamo un'ora in meno per visitare l'intero parco, in quanto l'orario di ritorno è alle 15:30, ma se noi partiamo alle 12:30, un'ora circa per arrivare, abbiamo solo 2 ore per visitare il parco. Non so se questo Iguazú Moconá proprio lui. Comunque abbiamo contrattato, in teoria ci dovrebbe aspettare 30 minuti massimo, ovvero 30 minuti in più per tornare. Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me. Stanno dicendo che è un serpente che mangia altri serpenti. Praticamente se aumenta l'acqua del Rio non si può entrare al parco. Arrivati ora, 2 cose velocissime: la strada per arrivare è spettacolare, immersa in una giungla rigogliosa, tutti sali e scendi, tutte curve, asfalto perfetto. Però seconda cosa, fate attenzione, come avete appena visto, ai serpenti. Diretti a fare il biglietto per la lancia. L'ingresso al parco per noi stranieri è stato di 13.000 pesos a persona ed i prezzi variano in relazione se siete argentini o addirittura residenti di Misiones. Biglietti per la lancia appena fatti si possono pagare in effettivo e con targhetta di credito. Per noi che siamo italiani il prezzo ovviamente è più alto, ma di molto. L'ingresso a questo parco è di 50.500 cada uno, praticamente leggermente più alto dell'ingresso alle cascate di Iguazú. E per fare la somma di tutto, 10.000 il trasferimento, 13.000 l'ingresso al parco e 50.500 per la lancia, quindi un totale di 73.500 peso cada uno, la metà del prezzo che avremmo dovuto pagare con la struttura. Però qua ti devi fare tutto da solo e come avete visto gli orari a volte non sono proprio precisissimi, non sono proprio giapponesi. Vamos camminando. Normalmente no van caminando, pero si quieren pueden ir caminando, no hay problema. Pero es larga la... Son 2 kilómetros casi por una casa. Ecco, altri problemi del tourist fai da te. Praticamente da qua ci sono altri 2 chilometri che possiamo percorrere a piedi oppure il nostro chauffeur ci potrebbe portare. Però il nostro turista non sa nulla di questo e ci ha detto che non è abilitato. Mi disculpas, por favor, mi disculpas. No. Porque siempre son en Argentina típica situación. Perché? ¿Por qué? ¿Por qué va a Falta de pasar organización, no lo sé, pero mi Es disculpa. una locura porque hay lugares ¿Viste? increíbles. Nosotros venimos de Brasil y no tenemos el mismo trato. No, il Brasile è tutto differente. No lo sabes. Lo lamento tanto, tanto. Grazie, Pero bueno, si no lo obrigado. pueden resolver acá, Gracias. lo hacemos así. Ora vamos camminando. Dale. No, espera que cualquier cosa lo resuelvo Esperamos yo. un poco. Esperamos. È venuto a chiedere scusa per l'organizzazione che purtroppo qua in Argentina spesso e volentieri da migliorare, mettiamola in questa maniera. Per noi non sarebbe un problema perché sono 2 chilometri, quindi si possono fare tranquillamente anche camminando. E comunque intanto che aspettiamo io vi intrattengo dicendo che è tutto nuovo, è tutto bellissimo, ma che hanno un capitale inestimabile e non riescono a
farlo conoscere. Ma per questo ultimo punto entriamo in campo noi. Se venite con un vostro mezzo, questo è il parcheggio e di fronte trovate un ristorante ed un bar. Ripeto, tutto super curato, super pulito e praticamente nuovo. Ora arriva il nostro chauffeur e in teoria ci conduce dove partono le lance. Ancora non ci credo, ma dopo 3 ore esatte siamo arrivati. Adesso però non salite in sella alla Tenerona, bensì saliamo tutti in sella al barco. Qua in teoria ci fanno indossare i salvagenti, mettiamo l'airbag salvatacchi, che poi se cade nel Rio chi la riprende più? Ora che siamo arrivati, che sono un po' più tranquilla, date le varie vicissitudini, vi possiamo raccontare una cosa. Queste cascate che andiamo a vedere hanno qualcosa di particolare per la loro posizione. Infatti, grazie a una faglia geologica che taglia il fiume Rio Uruguay non trasversalmente ma longitudinalmente per 3 km, e li andremo a vedere oggi, in cui il fiume non ha piena, nel senso che è molto basso il suo livello, per cui il livello delle cascate è molto alto. Praticamente l'unicità di questo luogo è che le cascate seguono il corso del fiume, cosa che non capita praticamente mai. Quindi ora la domanda nasce spontanea: ma dove vi portiamo? Pensate che questa parte di Argentina è diventata riserva nel 67, prima era di proprietà privata e il proprietario ha donato circa 1000 ettari di terra dove si trovano anche le cascate del Moconá. Nell'88 è diventata riserva provinciale, parco provinciale, e nel 95 è diventata parte della biosfera riconosciuta dall'UNESCO. L'altezza delle cascate dipende dall'altezza del Rio Uruguay, ma possono variare dai 2 metri fino ai 10 metri nei periodi di secca. Praticamente il fiume dove stiamo navigando è il Rio Uruguay, quindi se il rio è in secca le cascate sono più alte. Salvagente tolto, e il tipo ci ha detto che da questa mattina l'altezza del rio è cresciuta di 2 metri, per farvi capire con quanto poco tempo varia l'altezza delle cascate. Questa mattina erano 2 metri più alte. Altra cosa, se venite, non venite con le classiche scarpe come noi, perché poi ne uscirete totalmente bagnati. Spero che il luogo vi sia piaciuto. Ora possiamo dirlo veramente: Overland, scansati proprio. Ecco. E questa è la situazione attuale. Come potete vedere non siamo soli. Ehi Chico, che passa? Ecco, guardate che bel quadretto. Trio perfetto. Comunque anche sotto la pensilina c'è un'aria, ragazzi, sahariana, pazzesca. Ci saranno anche qua all'ombra, penso intorno ai 37-38 gradi.